Oggi siamo qui con questo microfono, l'Xviv M5, un microfono wireless ma con tantissime caratteristiche avanzate e in questo video te le racconto proprio tutte. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con questo microfono che è un Xviv M5. Ovviamente ringrazio i ragazzi di Xviv per avermelo inviato. Questo è un microfono wireless, sì, ma ha un sacco di caratteristiche che lo rendono un microfono wireless molto professionale. Ma ti racconto tutto. Prima di entrare nel vivo, quindi di raccontarti tutti i singoli dettagli di questo microfono, unboxing. Ok, ora che hai visto l'unboxing entriamo nel vivo della chiacchierata, però prima una premessa. Tu stai sentendo questo microfono pulito così come entra via wireless, ovviamente nel mio Tascam Mixcast 4 e non verrà aggiunto nessun effetto, né equalizzatore né compressore, niente, semplicemente porterò tutto a meno 14 lufs. Quindi il suono che stai sentendo da questo microfono è il suono pulito che potresti avere anche tu nel tuo studio, nella tua casa. Ok, detto questo, è un microfono wireless, ha 7 canali che puoi scegliere manualmente oppure puoi impostare come ho fatto io nella modalità auto in modo che lui, in base a tutta una serie di calcoli che fa, sceglie il canale migliore. È un microfono wireless e arriva fino a 5.8 GHz, questo vuol dire che è un wireless avanzato, di ultima generazione, quindi meno suscettibile alle interferenze e con un campo ancora maggiore. A proposito di campo, questo microfono ha una portata fino a 30 metri. Ovviamente io, come al solito, quando si parla di microfoni wireless non posso testarlo perché il mio studio è piccolissimo e non posso andare giù in giro in strada col microfono in mano. Quindi mi fido di quello che c'è scritto sulle istruzioni, nelle specifiche del sito, quindi comunque, anche se non fosse 30 metri, ma fosse 20, fosse 15, sarebbe comunque un gran microfono lo stesso. Essendo un microfono wireless, ha delle batterie interne che si ricaricano veramente in pochissimo tempo e hanno un'autonomia tra le 12 e le 15 ore. Anche qui non ho usato il microfono per così tante ore consecutive, però l'ho usato in diversi giorni e è sempre carico, quindi mi fa ben sperare che le batterie siano veramente molto potenti. Una cosa molto interessante di questo tipo di microfono è che ha una latenza molto bassa, addirittura inferiore ai 5 millisecondi. Questo sono assolutamente sicuro che è così, è assolutamente vero, perché in questo momento io ho le cuffie e sto monitorando in tempo reale quello che arriva dal microfono e sto parlando normalmente, perché la latenza è così bassa da sembrare quasi vicino allo zero, perché meno di 5 millisecondi vuol dire che è veramente quasi zero, ok? Perché lo zero assoluto non esiste, esiste quasi zero e questo si avvicina tantissimo, quindi anche da un punto di vista di monitoraggio, se stai parlando come me, se stai cantando, hai le basi nelle cuffie o qualsiasi altra cosa, è tutto assolutamente in tempo reale e per me questa è una caratteristica incredibile. Questo microfono arriva fino a 24 bit e 48 kHz, quindi tutto sommato delle specifiche abbastanza buone. La capsula che sto usando in questo momento, e tu dirai in che senso Ale stai usando in questo momento? Perché questo microfono ha le capsule intercambiabili, vuol dire che puoi svitare questa parte e sostituirla con altre capsule di qualsiasi altra marca che siano esse dinamiche o a condensatore, e questa è la cosa più incredibile
di questo microfono. Te lo rispiego. Praticamente tu puoi svitare la capsula che c'è qui su questo microfono, utilizzare il corpo del microfono con il ricevitore e montarci sopra capsule di altri brand come Shure, ti lascio in descrizione qui uno screenshot con tutti i brand e tutti i modelli, e avere suoni diversi. Vuoi un microfono a dinamico? Ok, ti monti la capsula per esempio dell'SM58. Vuoi un microfono a condensatore? Benissimo, ti monti la capsula di un altro microfono. Questo rende questo microfono praticamente incredibile. E questa è una caratteristica veramente molto interessante. In questo momento noi stiamo usando la capsula, quella nativa del Xviv, che si chiama, ce l'ho scritto lì, MH100, che è una capsula dinamica con un pattern polare cardioide. Cardioide significa che prende ciò che arriva davanti, un po' meno di ciò che arriva di lato e quasi niente di ciò che arriva dietro. Però ripeto, questa è solo la capsula che ti esce in dotazione, ma se tu volessi cambiarla perché hai altre esigenze o vuoi una capsula ancora di maggiore qualità, non c'è limite alla spesa, puoi comprare qualsiasi capsula dinamica o a condensatore, questo è bellissimo, che c'è sul mercato, perché questo microfono è compatibile con tutti gli attacchi di tutte le capsule. Un'altra caratteristica interessante è che un solo Xviv M5 può essere indirizzato fino a 5 ricevitori. Vuol dire che tu puoi, avendo 5 ricevitori, uno ti esce ovviamente dalla confezione, puoi inviarlo contemporaneamente a magari casse monitor, quindi puoi avere ognuna una cassa monitor con un volume diverso, questo potrebbe essere interessante, oppure un ricevitore va nel registratore, un altro ricevitore nella scheda audio, un altro ricevitore in un altro dispositivo, e quindi puoi mandare in contemporanea il tuo segnale a più dispositivi diversi. E questa è un'altra caratteristica veramente molto interessante. Una caratteristica che poi diciamo è la caratteristica fondamentale di ogni tipo di microfono, in questo caso, è il suono. E il suono di questo microfono mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto il rumore di fondo, perché tu sai che ogni dispositivo elettronico inevitabilmente ha un rumore di fondo. Alcuni hanno un rumore di fondo bassissimo, altri molto elevato. E quelli con un rumore di fondo molto elevato diventano veramente complicati da utilizzare. Questo microfono, pur essendo wireless, quindi pur avendo di suo un rumore di fondo più alto rispetto a un microfono col cavo, è silenziosissimo. Non so, adesso provo a restare in silenzio. Sul display qui del Tascam Mixcast 4, quando sono stato in silenzio, 0. Quindi vuol dire che è un rumore che, anche se c'è, è veramente così basso che non lo riesci a percepire. L'orecchio umano non lo riesce a percepire. E per un microfono wireless credo sia una delle cose più incredibili che si possa avere. Ok, siamo arrivati alla fine di questo video. Che cosa ne penso di questo microfono? Credo che sia un microfono veramente interessante. Se hai bisogno di un microfono wireless che sia silenzioso, suoni bene, abbia una tecnologia a 5.8 GHz e soprattutto abbia la possibilità di intercambiare le capsule con qualsiasi tipo di capsula, di qualsiasi brand, sia esso dinamico o a condensatore, credo che l'Xviv M5 sia la scelta migliore per un rapporto qualità-prezzo. Quindi sono veramente contento di questo microfono. Io non amo molto le cose wireless, eccetera, eccetera, ma questo microfono è, oltre ad essere molto bello, molto costruito molto bene, perché è pesante, nel senso che ti fa percepire proprio una qualità costruttiva molto elevata, però è molto bello perché è super silenzioso, super... non lo so, mi piace veramente tanto, quindi sono veramente contento. Bene, io ho finito per questo video, ma se tu hai dubbi, domande, curiosità, commenta pure e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.